Ragazzi, questo è l'ultimo video dell'anno e incredibilmente ho un ospite che per la prima volta fa un video con me nel mio canale. Indovinate un po' chi è? Ve la faccio vedere. È Sara! Ciao, salve a tutti! Ciao a tutti, siamo nel nostro divano del soggiorno e stiamo facendo un video conclusivo per questa stagione 2023. Quindi ho voluto che ci fosse anche lei. Lei ovviamente non è mai molto contenta di realizzare contenuti insieme a me e infatti non la vedete praticamente mai, ma stavolta finalmente sono riuscito a convincerla. E quindi cosa dobbiamo fare in questo video? Allora, in questo video io ho pensato di fare una piccola analisi dell'andamento della stagione del 2023, questo sia dal punto di vista agonistico che dal punto di vista del mio, diciamo, ruolo da content creator. Poi ho pensato di farvi vedere dei commenti che ritengo probabilmente i più belli di quelli che ho ricevuto nel corso di questo anno nei vari social. E in ultimo, ragazzi, vorrei farvi vedere a che punto siamo arrivati con tutte le mie pagine social e soprattutto che numeri siamo riusciti a realizzare. Quindi iniziamo dalla stagione agonistica. Abbiamo fatto P11 al campionato nazionale Buggy Nitro su 3 prove. Direi bene, ma non benissimo. Bene ma non benissimo, l'obiettivo era la top 10, lo sapete, avevo fatto già un video conclusivo sulla stagione nazionale. L'obiettivo era la top 10, ho fatto più 11, ho fatto più 11 con qualche sfortuna, a causa probabilmente del poco allenamento. Te magari non lo sarai, ma io invece sono contento perché se togliamo qui il ragazzo straniero, Kiric, sì, quale sarebbe stata secondo te una posizione per farti essere contento? 5, 6. Sì! No, 5-6 non ci saremmo mai potuti arrivare. Vabbè, con un po' di sfortuna in meno, forse. Non ce l'avremmo mai fatta. Forse. Sarebbe stato veramente difficile. Al campionato nazionale elettrico abbiamo fatto quinti. Va bene. Qui è un po' più semplice, c'era. Si poteva fare meglio. Va bene, quindi. Invece, per quanto riguarda il nazionale Eco Draghi, abbiamo fatto terzi. Oh. Ce n'era solo 3. Ah. E allora invece te la faccio io una domanda. All'europeo? Va bene per questo. No, va bene, va bene. L'europeo, ricordo a tutti, P38. Abbiamo chiuso nei quarti di finale passando dagli ottavi per sfortuna e comunque abbiamo chiuso nella top 40 che sono da quest'anno, prima erano i top 50, adesso sono diventati top 40, la EFRA Ranking A, quindi praticamente il livello più top che ci può essere per quanto riguarda i piloti europei. Noi ci siamo dentro. Qualche posizione secondo me la potevamo guadagnare, non so. Tante, ma 2-3 posizioni le potevamo guadagnare. Vero, qui c'ha ragione. Qui devo spezzare una lancia a favore della Sara perché c'ha ragione. Comunque, facendo la sintesi di tutto, io sono molto contento della mia stagione perché alle porte dei 40 anni sinceramente io sono contento. Sara, grande meccanica, grande valore aggiunto alle gare, lo dico sempre, non mi stancherò mai di dirlo, non mi stancherò mai di ringraziarla e tutte le volte che non c'è sono in vera difficoltà, io le cose le ammetto, lo dico e niente, ora sono contento perché viene anche sempre la Sofi, insomma sono contento, non vedo l'ora che inizi la prossima stagione. La prossima stagione sarà veramente complicatissima perché avremo tantissimi appuntamenti. Dammi un voto, dammelo te, vai, perché se non lo do da solo. Alla tua stagione. Alla mia stagione complessiva, motivato, un voto motivato. Ti darei un 5. E ti spiego perché. Quasi tutte le gare potevi fare qualche, non ti dico arrivare prima, ma qualche posizione meglio di come sei arrivato in quasi tutte le gare.
detto 4. Via, e sono sufficiente, raga. Sono rimandato. Vabbè. Quindi 5,5, dai. 5,5, via. Allora, dai, va bene. 5,5 perché l'europeo potevi fare qualche posizione meglio, l'italiano potevi fare qualche posizione meglio, diciamo 1-2 posizioni meglio la potevi fare con un po' di sfortuna in meno, l'europeo potevi fare 2-3 posizioni meglio, quindi nel complesso. Comunque, se c'è una cosa che io veramente stimo di mia moglie è che ti induce sempre a fare meglio, perché giustamente prendendoti ammazzate sempre e comunque. No, non ti ho preso ammazzate, ti ho dato 5,5, se no ti davo 4. Ma io ti faccio una domanda. E ti basta poco, Nel- se ti davo 4 ti mancava. Giusto, ma allora avevamo voluto quasi bene. No, dicevo, nelle gare dove siamo stati, onestamente, della mia età chi c'era? Vabbè, ma te non ti puoi giustificare dietro a Non è una questa cosa giustificazione. degli anni. No, no, non è una giustificazione, Cioè, non è è se una ti constatazione. No, però non è che se ti vanno bene va bene, se non ti vanno bene c'hai 40 anni. Ce l'hai sempre 40 anni. Vabbè. Quindi chiudiamo questo argomento con una bella insufficienza vicina ai 6, mi dà il debito, quindi potrei recuperare a settembre. E passiamo, ragazzi, ai numeri. La Sara nel suo favoloso iPhone c'ha qualche numero. Allora, al 23/12/2023 Quindi So- manca ancora una settimana. stiamo nella speranza di questi No. 7 giorni che accada. Hai quasi 32.000 iscritti su tutti i canali, Che- Instagram, Facebook, YouTube. Threads. TikTok. Abbiamo Threads, ragazzi, iscrivetevi anche a Threads sul mio profilo, seguitemi. Comunque sì, 32.000 e Quasi. quasi. Io sono contento. Qui non posso dare Come? giudizi, no, Non è il tuo mondo. non è il mio campo. Non è il tuo campo. Però io sono molto contento, anche perché se non vado errato dovresti esserti iscritta anche i Delta. Allora, il totale degli iscritti sono quasi 14.000, in totale di tutti. Gli aumenti, quindi da 31, quasi 32.000 a 14.000 in più sono un bel po', Sono in sono totale di 5 social network. sul totale 5 social network, direi un bel po', siamo praticamente al 40% in più, 40% in più, quindi bene, bene. Io a questo proposito vorrei davvero ringraziarvi, perché ovviamente è tutto merito vostro, siete voi che mi seguite, siete voi che interagite con i miei contenuti e siete voi che ovviamente mi consentite di raggiungere determinate tipologie di numeri, perché al di là degli iscritti, ragazzi, i veri numeri importanti sono quelli delle visualizzazioni, dei minuti visualizzati e delle interazioni. E adesso, ragazzi, li sentirete sempre nel telefono di Sara e vedrete che sono numeri, a mio parere, per fare content creator sul modellismo e quant'altro, sono numeri davvero rilevanti. Abbiamo più di 10 milioni di visualizzazioni. Questi, ragazzi, sono roba del 30 di novembre, perché avevamo fatto i calcoli per produrre il media kit di quest'anno per dare alle aziende qualche giorno fa, quasi un mese fa, quindi manca ancora tutto un mese. Però, ragazzi, più di 10 milioni di visualizzazioni complessive, ovviamente, tra tutti i social, e secondo me sono numeri veramente importanti. Poi abbiamo più di 4 milioni di minuti visualizzati. I minuti, ragazzi, sono veramente tantissimi, perché stiamo parlando di circa 67.000 ore di visualizzazioni complessive. Poi abbiamo più di 200.000 interazioni. 200.000 interazioni, anche qua numeri incredibili, stiamo parlando di più di 500 interazioni il giorno. Per interazioni si sta parlando di like, commenti, condivisioni, tutto quello che il pubblico fa su ogni mio contenuto, quindi stiamo parlando di più di 500 il giorno, che anche questi sono numeri importanti. E più di 1.100 nuovi contenuti. E quindi qui, ragazzi, questo numero equivale a dire che io ho creato
nel corso dell'anno più di 1100 nuovi contenuti tra post, video, short, reel e chi più ne ha più ne metta. Quindi sono contento che te diciamo da esterna, no? Che li vedi sommati, li vedi adesso quasi per la prima volta i numeri, perché io non la tengo molto al corrente su queste cose, anche perché lei non è una, cioè, può sembrare paradossale, ma non sei una che ti interessi molto a queste cose qua, no. Nonostante lo faccio io. Ecco, adesso che li leggi così, che cosa ti sembra? Mi sembrano dei buoni numeri. Dammi un voto, via. Dipende sempre da che paragone hai, con chi ti paragoni. Beh, allora, qua sul modellismo, per come lo faccio io, diciamo che per il momento è quasi un'unicità, non c'è un paragone. Chiaro, nel settore modellismo le visualizzazioni a parità di numeri hanno molto più valore, perché è un contenuto, insomma, sono contenuti molto più di nicchia, però non me lo vuoi dare il voto, perché questo volta lo pigliavo buono e non me lo vuoi dare. No, non saprei dartelo, non sono molto esperta del campo. Un settino sulla fiducia? Un ottino? 6,5, vai. Vabbè, 6,5 sulla fiducia, dai. 6,5 sulla fiducia. Vabbè, mi beccherò 6,5 sulla fiducia. Vabbè, ti ho dato più ora il prossimo anno più della sufficienza. Porca vaccaccia. Comunque il prossimo anno avremo questo video, gli farò vedere questo, se avremo un delta maggiore chiaramente dovrà aumentare il suo voto. Quindi partiamo. Però devi sperare anche non sia minore, se no certo, la sufficienza te la devi sempre mantenere. Però sei molto vicino al 7, quindi sono a metà. Potevi dare 7 meno. Sempre sulla fiducia. Sempre vabbè, non me l'ha dato e ve lo tengo. Vabbè dai, 7 meno a Natale siamo più buoni. Per finire, per concludere ragazzi, vorrei passare a un'analisi di alcuni tra i vostri commenti più belli e alcuni più brutti, che probabilmente qualcuno si sarà perso. Iniziamo dai più belli. Io li ho selezionati, io personalmente mandati tutti sul cellulare di Sara, e così ce li potrà leggere. Mi sono appena guardato il video, ho scelto HB Racing e penso che se quella è la filosofia io scelgo voi. Mi hai convinto. Il servizio che dai e i tuoi video del resto sono il motivo che mi hanno avvicinato ad HB. Sei una garanzia, ci risentiamo. Poi ne abbiamo un altro e hanno ripostato un video. Questo lo posso dire chi è. Questo è Mauro Guidetti, che è uno dei gestori della pista di Bolognina, ha fatto un commento pubblico, quindi qui si può dire tutto, ed è uno dei commenti che mi è piaciuto di più di tutti, perché cosa dice? Sto pensando che questo, dopo 36 anni di macchinine, è il nostro regalo più bello. Io avevo fatto il video report del trofeo HB Racing, la Bolognina, e ai gestori della pista di Bolognina è piaciuto talmente tanto da arrivare a dire pubblicamente su un commento che il mio video è stato il loro regalo più bello dopo 36 anni di macchinine. Questo ragazzo invece credo che ti scriva su YouTube. Questo è un commento, sì. Su YouTube. E dice: ciao Fabrizio, che dire, da quando ti ho trovato per caso mi sto letteralmente divorando i tuoi video. Sono un piacere da guardare. Io vorrei iniziare questo hobby ma non so proprio da dove iniziare. Mi daresti qualche consiglio, anche pratico? Grazie mille e complimenti per tutto. Questo penso sia un ragazzino o comunque un bambino piccolo, perché ci dice: io da grande voglio essere come Fabrizio Teghesi. Questo secondo me è il più bello in assoluto commento, perché io penso che sia una delle cose che tutti noi vogliamo sentirsi dire, ecco, insomma. Questo ragazzo invece ti scrive: ce ne fossero di gente in questo sport come te, spero di rivederti, trasmetti umiltà e passione in quello che fai, disarmante. Poi abbiamo un ragazzo che ti scrive per email e ti dice: ciao Fabrizio, sono Alberto, un ragazzo di 33 anni che grazie ai tuoi video si è avvicinato al mondo RC 1.8 Nitro. È quasi un annetto che pratico con una Kiosh Neo 3.0, ma ora non ho saputo resistere alla nuova HBD8 World Spec.
In questo tipo di messaggi la cosa che io l'ho preso come esempio in questo caso, perché come questo ne ho ricevuti veramente tantissimi e non potevo metterli tutti, la cosa che mi fa più piacere, lo dico sempre, è di attraverso i miei video riuscire a coinvolgere e a far iniziare sempre più persone con il mondo RC, perché è fondamentalmente uno dei miei compiti principali ed uno di quelli che sono più contento di svolgere. Ma siamo stati negativi. Abbiamo anche degli haters. Non facciamo nomi. Non facciamo nomi. Se vi volete divertire sono tutti commenti pubblici e li potete ritrovare tutti nei miei canali Facebook, YouTube, da tutte le parti ci sono questi personaggi. Questa persona ti scrive: sport di compensazione da pene sotto i 12 cm. Cosa ci provate? Beh, ognuno si sfoga a modo suo. E scusate l'esplicità. Commentate voi perché io non ce la faccio a commentare. Giochi per persone non realizzate nella vita. Il metodo di paragone dell'essere realizzati si misura con lo sport o l'hobby che fai. Questa persona ti dice: ma producete lavoro, realizzatevi come uomini invece di giocare con le macchinine. Bidone tu e chi ti sta vicino. Intanto che c'è stata una seria difficoltà nel capire cosa stesse cercando di dire in italiano, quindi già abbiamo dovuto capire e impegnarsi a capire quello che ci voleva dire. E poi ti ho dato del bidone a te, perché anche chi mi sta accanto, quindi anche la Sara Bidone, e poi realizzatevi nella vita perché... E produci lavoro. E produco lavoro, perché avere una bella casa, una bimba, una moglie non vuol dire realizzarsi, no. Vuol dire essere un bidone. E poi ne abbiamo altri, ma stoppiamo qua. Alcuni non li possiamo. Bene ragazzi, spero che questo genere di video vi sia piaciuto e noi vi auguriamo buone feste a tutti. Buon Natale. Buon Natale, buona fine e miglior principio tra qualche giorno e noi ci vediamo il prossimo mercoledì con un nuovo video. Ciao! Mi raccomando, iscrivetevi al canale.